Un oceano dove l'impossibile accade. Questo è l'Atlantico del Nord. Qui le balene cantano nel silenzio dell'abisso, mentre i vulcani emergono dalle profondità, plasmando nuove terre, in un dialogo eterno, tra fuoco e ghiaccio. Ma cosa sappiamo davvero di questo oceano misterioso? L'Atlantico del Nord non è solo una frontiera geografica, è una frontiera tra mondi, un territorio di forze che sfidano la logica umana, dove il pianeta respira, crea e si rinnova davanti ai nostri occhi. Benvenuti nell'Oceano Atlantico del Nord, dove balene e vulcani creano mondi impossibili. Tra l'Islanda e la Groenlandia, dove il freddo taglia il vento e la lava disegna la costa, vive una delle più grandi concentrazioni di energia del pianeta. Oltre 4.000 metri di profondità, temperature che raggiungono i 30 gradi sotto zero e vulcani attivi, capaci di generare nuove isole in poche ore. Ma l'Atlantico del Nord è anche dimora di giganti che attraversano interi oceani, di uccelli che sfidano le tempeste e di ecosistemi che rivelano il miracolo della sopravvivenza. Nel documentario di oggi, qui su Il nostro pianeta, scoprirai come il fuoco e la vita convivono in uno dei luoghi più selvaggi e belli della Terra. Hai mai immaginato di assistere alla nascita di un vulcano sotto il mare o di ascoltare il canto di una balena in acque coperte di ghiaccio? Qui la natura non si limita a esistere. Lei parla. Ogni suono, ogni luce e ogni movimento raccontano la storia della creazione stessa. Dopo aver esplorato i segreti del Sudafrica, dove la vita fiorisce tra savane e deserti, è giunto il momento di andare oltre il calore per conoscere l'altro estremo della creazione, l'Atlantico del Nord, dove il freddo e il fuoco condividono lo stesso cuore. Tu che ci stai guardando dalla TV, verifica se sei già iscritto qui al canale Il nostro pianeta. Così YouTube ti avvisa ogni volta che un nuovo documentario rivela lo straordinario intorno al mondo. Ora fai un respiro profondo, lascia che la luce della tua TV trasformi il salotto in un portale e prepara il tuo cuore, perché ciò che stai per vedere non è solo un documentario, è un incontro tra il fuoco e l'oceano, un momento capace di cambiare il modo in cui senti la Terra. L'Atlantico del Nord ti aspetta. Il suono arriva dalle profondità, un canto grave, distante, un eco che viaggia per migliaia di chilometri, attraversando mari, correnti e generazioni intere. È così che l'Atlantico parla. Le megattere e le orche dominano queste acque fredde. Sono giganti con cuori grandi quanto un'auto, che respirano aria ma vivono in un mondo di silenzio liquido. Ogni nota del loro canto
porta messaggi che attraversano interi oceani. Immagina di ascoltare un canto capace di attraversare 5.000 chilometri di mare. Le megatere lo fanno. Comunicano attraverso schemi sonori complessi, in bande di frequenza così profonde che l'orecchio umano riesce a malapena a percepirle, ma nell'oceano è una sinfonia vivente. Ogni inverno queste balene lasciano le acque gelide dell'Atlantico del Nord e viaggiano fino ai Caraibi per riprodursi e nutrire i loro piccoli. È un viaggio di quasi 8.000 chilometri. Guidate da memorie ereditate, seguono rotte che gli scienziati cercano ancora di decifrare. Le orche, invece, vivono in gruppi familiari che ricordano vere e proprie tribù. Ogni gruppo possiede un proprio dialetto, un insieme di suoni, comprensibili solo ai suoi membri. Gli studi mostrano che questi schemi vocali vengono tramandati da madre a figlia, come storie raccontate sotto le onde. Ma non è tutto musica. L'Atlantico del Nord è anche un campo di sfide. La temperatura della superficie può scendere sotto i 2 gradi Celsius, eppure questi giganti danzano tra il freddo e le correnti, nutrendosi di banchi di pesci che si muovono come nuvole argentate. Ogni respiro è un promemoria che la vita resiste. Quando una balena emerge, il getto di vapore può raggiungere i 10 metri di altezza. È l'oceano che respira insieme a lei. Un gesto semplice, ma che sostiene la vita di un mondo intero. Gli scienziati credono che questi canti aiutino nell'orientamento durante le lunghe migrazioni. Sono mappe acustiche, guide invisibili che collegano gli oceani, e quando il suono viaggia, porta con sé anche la storia del pianeta, incisa nelle vibrazioni dell'acqua. Ma c'è qualcosa che la scienza non riesce ancora a spiegare. Perché questi esseri sembrano cantare anche quando sono soli? Forse è il modo che il Creatore ha trovato per ricordare alla Terra che ha ancora una voce, e quella voce viene dal fondo del mare. Sotto le onde il mondo sembra addormentato, ma nelle fenditure dell'oceano qualcosa si muove. Correnti calde risalgono dalle profondità, come se il pianeta respirasse e, toccando il ghiaccio, l'acqua si trasforma in fuoco. In quell'istante la luce cambia, il suono si fa profondo e l'oceano prende colore. È come se il cuore della terra battesse più forte, aprendo la strada alla nascita di qualcosa di nuovo. Un incontro tra la forza e il mistero, tra il fuoco e il mare. Sotto l'Atlantico del Nord, la Terra respira fuoco. Al limite invisibile delle placche tettoniche, la crosta si spezza, liberando energia sufficiente a sollevare interi continenti. E ogni frattura è un promemoria che il pianeta è ancora vivo. E qui, tra l'Islanda e la Groenlandia, corre una frontiera sotterranea conosciuta come dorsale medio-atlantica. Una cicatrice che attraversa l'oceano da nord a sud per oltre 16.000 chilometri. È lì che nasce il fuoco, lentamente, come se il cuore della terra pulsasse al ritmo del mare. Quando il magma risale in superficie, entra in contatto con l'acqua gelida. Lo scontro crea torri minerali
chiamate fumatori neri. Sono camini che espellono gas surriscaldati a oltre 350 gradi Celsius e persino in questo inferno c'è vita. Batteri estremofili sopravvivono nutrendosi di zolfo, trasformando ciò che sarebbe tossico in energia. È il miracolo dell'adattamento. Questi organismi vengono studiati dalla NASA perché forse, su pianeti lontani, la vita è iniziata allo stesso modo, nel buio e sotto pressione. Intorno a queste fenditure si formano interi ecosistemi, crostacei ciechi, vermi tubolari e piccoli pesci luminescenti vivono in armonia, come se fossero stati modellati per questo ambiente. È un'oasi nel mezzo del vuoto, un giardino nascosto nell'abisso. L'Islanda, terra che nasce da questo stesso fuoco, è l'unico luogo del pianeta in cui la dorsale medio-atlantica emerge al di sopra del livello del mare. È un paese diviso letteralmente in due continenti, America da un lato, Europa dall'altro, e tra loro il fuoco che non dorme mai. A Reykjanes le faglie geologiche tagliano il paesaggio come cicatrici aperte. Ogni eruzione ridisegna l'orizzonte e dà origine a nuovi campi di lava. Nel 2021 il vulcano Fagradalsfjall si è risvegliato dopo 8 secoli di silenzio. La lava scorreva lentamente, come se il suolo esalasse luce. Gli islandesi, abituati a vivere con il fuoco sotto i piedi, chiamano questo fenomeno il respiro della terra. E forse hanno ragione, perché qui il vulcano non distrugge, crea, modella montagne, dà origine a nuove isole e fertilizza il suolo con minerali che sostengono la vita. Quando il magma incontra il mare, lo spettacolo è indescrivibile. L'acqua ribolle, il vapore si innalza e l'oceano brilla in tonalità di rosso e oro. In pochi minuti, la solidificazione del basalto crea nuova terraferma. È la creazione che avviene davanti ai nostri occhi. In media l'Islanda cresce di circa 2 centimetri all'anno. Sembra poco, ma su scala geologica è un battito di ciglia. Ogni centimetro è la testimonianza che il pianeta è ancora in movimento e mentre la superficie si modella, le acque intorno pullulano di vita. Pesci, crostacei e uccelli marini si nutrono vicino alle aree vulcaniche, dove il calore attira nutrienti. Le correnti calde risalgono, quelle fredde scendono, e la natura crea il proprio equilibrio. Qui, la distruzione e la creazione sono la stessa forza. E quando il giorno finisce, il paesaggio sembra respirare insieme al mare. Le colonne di vapore si mescolano al vento e l'orizzonte brilla come se il creatore fosse appena passato di lì. Nell'Atlantico del Nord, la frontiera tra il fuoco e l'oceano è anche la frontiera tra il visibile e il divino. Nelle ombre del fondale la lava si raffredda in forme arrotondate, lave a cuscino. Ogni bolla solidificata registra l'istante in cui il fuoco ha toccato il sale dell'oceano. Sotto il vapore lo zolfo colora l'aria di giallo e la roccia appena nata emana ancora calore. Qui la creazione non ha passato, solo presente. Quando il fuoco diventa pietra,
il paesaggio cambia. Il calore si spegne, la luce si trasforma in forma e ciò che prima scorreva come luce liquida, ora si erge come una muraglia. Sono colonne, inermi e perfette, confisse nel cuore dell'Atlantico del Nord. Queste formazioni, conosciute come colonne di basalto, nascono quando la lava si raffredda lentamente. Man mano che perde calore, la roccia si contrae e si frammenta in prismi esagonali quasi identici. Il risultato è un disegno che sembra architettonico, ma che è stato scolpito solo dal tempo, dalla pressione e dalla pazienza. In tutta l'Islanda queste colonne si moltiplicano come templi naturali. Nel canyon di Studlagil si innalzano in file perfette sopra acque turchesi. A Kirkjufell formano gradini che modellano una delle montagne più fotografate del pianeta. E a Svartifoss la cascata nera scende come un organo fatto di pietra. La geometria del basalto è così precisa da aver ispirato ingegneri e architetti. Molti credono che la sua simmetria abbia fatto da base a strutture antiche come i templi greci o alle colonne romane utilizzate in cattedrali e palazzi, ma qui non sono state costruite, sono state create. Il basalto copre circa il 70% della crosta terrestre. È la roccia più abbondante del pianeta, formando il fondale di tutti gli oceani. Ogni continente riposa su di esso, come se fosse adagiato sul cuore del fuoco. E quando il tempo lo scolpisce in colonne, ciò che vediamo è il pianeta stesso che rivela la sua architettura interna. Gli scienziati studiano la velocità di raffreddamento della lava per comprendere la forma di ogni fessura. La larghezza dei prismi indica il ritmo del freddo. Più rapido è il raffreddamento, più piccole sono le colonne. Più lento, più diventano grandi ed eleganti. È come se la Terra respirasse in armonia, modellando ogni dettaglio con precisione divina. E se anche tu stai rimanendo incantato dalle meraviglie dell'Atlantico del Nord, prendi il tuo cellulare e commenta la parola segreta di questo documentario: roccia. Solo questo è il modo per mostrare che hai provato lo stesso che abbiamo provato noi: roccia. Queste cattedrali minerali resistono da migliaia di anni. Sono state modellate dal ghiaccio, dal vento e dalla forza incessante delle acque, e anche quando l'inverno ricopre tutto di bianco, restano lì, innalzate come guardiane, testimoni silenziose del passare del tempo. Negli spazi tra di esse la vegetazione cresce nelle fenditure. Piccoli muschi e licheni colonizzano la roccia, dando inizio a un nuovo ciclo di vita. È un ricordo sottile che, anche nella pietra, la vita trova una strada. E che la creazione non si ripete mai, si reinventa. Quando il sole tramonta su Studlagil, la luce sfiora le colonne e il basalto brilla come oro liquido. È l'ora in cui il silenzio acquista voce, l'acqua scorre, il vento mormora e il suono riecheggia in tutta la gola del canyon. È come se il creatore avesse lasciato lì la firma di un mondo ancora in costruzione. Ed è in questo scenario che l'Atlantico del Nord rivela un altro dei suoi segreti. Sotto il peso del freddo e la forza del vento, il ghiaccio comincia a muoversi. Lentamente avanza, scolpendo valli e fiumi fino a trasformare la roccia in specchio.
La temperatura scende, il suono del vento cambia e il paesaggio svanisce sotto la luce dell'inverno. La terra sembra addormentarsi, ma si sta solo preparando al prossimo atto. Il regno del ghiaccio si avvicina, portando con sé la quiete e la bellezza che solo il freddo sa scolpire. Il silenzio domina il paesaggio e il freddo prende forma. Nell'Atlantico del Nord l'acqua smette di essere fluida per diventare struttura. Ogni goccia si trasforma in cristallo, ogni lago in uno specchio. È il regno del ghiaccio. L'Islanda custodisce la seconda calotta glaciale più grande d'Europa, Vatnajökull. Una massa di ghiaccio che copre oltre 8.000 chilometri quadrati, abbastanza spessa da nascondere vulcani interi. Lì il ghiaccio si muove, come se avesse una volontà propria, scivola lentamente, scolpendo valli, fiumi e canyon. Quando il sole tocca il ghiaccio, la superficie brilla come vetro. È un riflesso che inganna lo sguardo. Il cielo e la terra si confondono e per un istante sembra che il mondo intero diventi uno solo. È l'armonia congelata della creazione. Ma nemmeno il ghiaccio è eterno. A ogni estate i ghiacciai arretrano un po' di più, ricordando che tutto ciò che esiste è in trasformazione. Eppure c'è qualcosa di divino nel vederli resistere, sfidando il tempo, come se il Creatore avesse lasciato in essi il segno della sua pazienza. Sotto il suono del vento, l'Atlantico del Nord rimane immobile, ma nel silenzio del ghiaccio la terra parla ancora. Nelle terre che ribollono sotto il ghiaccio, la vita trova una nuova forma di esistere. Dove il freddo domina, il fuoco crea rifugi invisibili e anche ai margini più severi dell'Atlantico del Nord c'è calore sufficiente per sostenere l'impossibile. Landmannalaugar, una valle multicolore circondata da montagne di riolite. Qui il suolo sembra fumare, le rocce brillano in tonalità di rosso, ocra e giallo. È il punto in cui il ghiaccio e il fuoco si toccano e l'aria sembra carica di energia. Ogni passo è come camminare sul cuore della terra. L'acqua calda che sgorga dal sottosuolo raggiunge temperature superiori ai 100 gradi Celsius. Eppure microorganismi vivono lì, si nutrono di zolfo, ferro e silice, sopravvivendo in ambienti che sarebbero fatali per qualsiasi altra forma di vita. Sono gli estremofili, le creature del limite. E questi esseri microscopici sono studiati da biologi di tutto il mondo. Rappresentano la prova vivente che la vita può emergere anche in condizioni inospitali. I loro enzimi resistono al calore, alle radiazioni e persino all'acidità. Sono, in essenza, il riflesso più puro della perseveranza della creazione. Nel lago Mývatn, dove le acque fumano e il suolo si muove, i colori sembrano irreali, il blu profondo dell'acqua, il giallo dello zolfo, il bianco del vapore, formano un paesaggio che sembra un sogno, ma è reale e pulsa. È Gverir, i crateri ribollono come antichi calderoni. Il suono del gas che fuoriesce si mescola al vento, formando un coro sotterraneo. Lì il suolo non dorme, respira, e ogni respiro è un ricordo del potere che arde ancora sotto i nostri piedi.
Queste sorgenti termali hanno ispirato scienziati della NASA a testare tecnologie per future missioni su Marte. Perché la chimica di questo luogo è simile a quella di altri mondi. Se la vita esiste in questi abissi terrestri, allora può esistere anche sotto i ghiacciai marziani. L'Islanda è un laboratorio naturale della creazione. Ma c'è qualcosa che nemmeno la scienza riesce a spiegare. Perché questi luoghi, anche avvolti da zolfo e vapore, trasmettono una pace così profonda? Forse perché ricordano che la vita non ha bisogno di essere perfetta per essere sacra. Qui, il Creatore sembra firmare l'impossibile, con inchiostro di fuoco e soffio di vita. La combinazione di vapore, zolfo e silenzio crea una sensazione unica, come se il tempo si fermasse. Il paesaggio si muove al rallentatore. Ogni goccia che evapora, ogni roccia che si spacca, è un promemoria che nulla è statico. Tutto cambia, tutto rinasce. Sotto il bagliore del tramonto, il vapore delle sorgenti si mescola alle nuvole. Il calore sale, la luce si diffonde e l'orizzonte sembra respirare. È come se il Creatore, con un tocco invisibile, tenesse accesa la fiamma che fa vivere il pianeta. La vita trova sempre una via. E mentre la notte cala sulla valle fumante, il suono delle acque calde si unisce all'eco lontana del mare. È lo stesso ritmo, la stessa pulsazione. L'Atlantico del Nord parla ancora, a bassa voce, ricordando che fuoco e vita continuano a danzare insieme. Prima di continuare, verifica se sei già iscritto qui al canale Il Nostro Pianeta. È così che YouTube ti richiama, ogni volta che un nuovo documentario rivela le meraviglie della Terra e della creazione. Ora andiamo avanti, perché l'Atlantico del Nord custodisce ancora segreti. All'estremo dell'Atlantico del Nord, dove il vento non riposa mai, la vita resiste. Sono terre modellate dal freddo, da onde che ruggiscono e da venti che attraversano i secoli. Eppure c'è chi chiama questo luogo casa. Le isole del vento sono rifugio di migliaia di uccelli migratori. Tra loro il puffin, un piccolo uccello dal becco colorato, conosciuto come pulcinella di mare. Trascorrono quasi tutta la vita sull'oceano, ma tornano a riva solo una volta all'anno, per compiere il rituale della vita, costruire un nido e ricominciare. Questi nidi vengono scavati in scogliere e rocce umide. All'interno un solo uovo. Entrambi i genitori si alternano nell'incubazione per circa 40 giorni. E quando il pulcino nasce viene nutrito con piccoli pesci catturati in mare, uno alla volta, fino a quando è pronto a volare da solo sull'Atlantico. Le colonie possono superare decine di migliaia di uccelli. Il rumore è assordante. Gabbiani, fulmari e stercorari si contendono spazio e cibo. Ma esiste un ordine invisibile, un equilibrio mantenuto dalla natura stessa. Qui il vento detta le regole e la sopravvivenza è l'unica legge. Le foche grigie riposano sulle rocce bagnate. Si immergono fino a 20 minuti in cerca di pesci e tornano in superficie in silenzio. Quando il sole tocca l'orizzonte, si allineano fianco a fianco come se condividessero lo stesso pensiero. Attendere la marea giusta. Un gesto semplice che rivela una saggezza antica.
Nelle pianure gelate le renne seguono la propria traversata. Sono migratorie, capaci di percorrere oltre 1000 chilometri a stagione. Si orientano grazie al campo magnetico della Terra, attraversando venti, montagne e neve. Il branco si muove come un solo corpo, in cerca di cibo e di riparo. Durante l'estate, la tundra si risveglia. I fiori ricoprono il suolo, gli uccelli ritornano e il silenzio si spezza con il suono di migliaia di ali. È la celebrazione della vita al limite. Ogni specie, ogni movimento fa parte di una sinfonia invisibile che mantiene il mondo in equilibrio. Ma il vento è il vero abitante di queste isole. Non si ferma mai, attraversa scogliere, villaggi e mari, trasportando storie di uccelli che hanno attraversato gli oceani. E forse ora soffia anche lì dove stai guardando. Raccontaci nei commenti da quale città o paese ci stai guardando. È il tuo modo di mostrarci che il vento dell'Atlantico è arrivato fino a te e che in qualche modo siamo tutti connessi dallo stesso pianeta, il nostro pianeta. Questi uccelli viaggiano per migliaia di chilometri, ma tornano sempre nello stesso luogo. È un istinto, una chiamata che nemmeno il tempo riesce a cancellare. E forse anche noi siamo così. Torniamo sempre alle origini, dove il mondo parla ancora e la creazione sussurra il tuo nome. Quando il vento si calma, il mare riflette il cielo, le nuvole scorrono lente e il paesaggio sembra respirare. È l'intervallo tra due forze, la quiete e la tempesta, e in questo breve istante tutto sembra possibile. Nelle isole del vento la vita non è solo resistenza, è poesia in movimento. Ogni volo, ogni immersione, ogni respiro è un gesto che sfida l'impossibile. L'Atlantico del Nord continua a vivere e il creatore continua a scrivere la sua opera sulle ali del vento. Quando la notte scende sull'Atlantico del Nord, il cielo si trasforma in spettacolo. Raggi di luce verde, viola e blu danzano all'orizzonte, come veli vivi che si muovono al ritmo del vento solare. È l'aurora boreale, un incontro tra il cielo e l'elettricità della terra. Il fenomeno nasce a 90 km di altitudine, quando particelle provenienti dal Sole collidono con l'atmosfera terrestre. Il campo magnetico del pianeta devia queste particelle, creando onde di luce che si muovono come fuoco liquido. È la forma più visibile dell'invisibile. Ogni colore dell'aurora ha un'origine. Il verde viene dall'ossigeno, il blu dall'azoto, il rosso dall'energia estrema, e insieme dipingono il cielo come se il creatore stesse disegnando, con luce e silenzio. Nelle notti limpide, le aurore coprono tutta l'Islanda e parte della Groenlandia. Le guide locali affermano che ogni apparizione abbia una voce, un suono basso, quasi impercettibile, simile a un sussurro elettrico. Gli scienziati discutono ancora se esista davvero o se sia il cervello umano che tenta di ascoltare il miracolo. Le antiche leggende nordiche dicevano che quelle luci fossero il riflesso delle spade degli dei.
Per altri popoli erano anime che danzavano nel cielo. Oggi sappiamo che sono particelle cariche, ma l'incanto rimane lo stesso. La scienza spiega, ma il mistero resta. I viaggiatori che inseguono l'aurora sanno che non è mai garantita. Può apparire per pochi secondi, oppure durare tutta la notte. Tutto dipende dal vento solare, dalle nuvole e dal silenzio del cielo. Ma quando appare, nessuno resta lo stesso. I fotografi attendono per ore sotto temperature sotto zero, con le fotocamere puntate a nord. E quando la prima linea di luce attraversa l'orizzonte, il tempo sembra fermarsi. Nessuna immagine, nessuna registrazione riesce a tradurre ciò che si prova. Solo il cuore lo comprende. L'aurora è più di un fenomeno, è un ricordo, un promemoria che viviamo sotto un cielo vivo, nutrito di energia e movimento. E forse, a ogni notte illuminata, il Creatore ci mostra in silenzio che la luce vince sempre l'oscurità. E quando il bagliore si dissolve, il silenzio ritorna. Il cielo si oscura, ma qualcosa, dentro chi ha visto, rimane acceso. È la scintilla di un incontro tra il cosmo e l'anima. Dopo la luce, arriva il silenzio. Il paesaggio si addormenta sotto l'aurora che svanisce. Il vento rallenta. E persino il mare sembra respirare piano. Qui il tempo smette di correre, esiste soltanto. Tra le pianure dell'Islanda, fiumi trasparenti attraversano i campi come vene di cristallo. A Bruarà l'acqua sgorga dal sottosuolo, fredda e pura, formando cascate delicate che si moltiplicano tra rocce di lava. Ogni salto è una nota dello stesso silenzio. Poco più avanti, a Hraunfossar, centinaia di piccole sorgenti emergono da una parete nera. Non scendono dall'alto, ma nascono dall'interno della roccia. È il ghiaccio fuso che viaggia per chilometri nel sottosuolo, fino a ritrovare la luce. Un ciclo invisibile che non si interrompe mai. Queste acque sono così pure da riflettere il cielo con la nitidezza di uno specchio. Gli scienziati stimano che lo scioglimento sotterraneo impieghi secoli per raggiungere la superficie. Ciò che scorre ora è la stessa neve caduta quando l'Islanda era ancora giovane. Il tempo scorre in silenzio. Sulle rive muschi e licheni si diffondono sulle rocce. Sono i primi colonizzatori della terra, capaci di trasformare la roccia in suolo. Crescono millimetro dopo millimetro, in cicli che durano generazioni. Ciò che per noi sembra immobilità è solo un'altra forma di movimento. E qui tutto è lento, le ombre si allungano, l'acqua ripete il suo percorso, e il vento si mescola al respiro del pianeta. La fretta scompare. Il tempo smette di essere un nemico, diventa testimone. Forse è questo che l'Atlantico insegna, che la forza non sta nella velocità, ma nella permanenza, che c'è saggezza nel lasciare che le cose seguano il proprio ritmo, perché persino il silenzio ha bisogno di tempo per essere ascoltato, e in questo intervallo la terra parla piano.
Gli scienziati lo chiamano tempo geologico. Migliaia di anni condensati in un istante. Le montagne nascono, i fiumi cambiano corso e l'oceano avanza come se tutto facesse parte di un respiro profondo. La creazione non si è mai fermata. E quando il giorno finisce, le acque di Hraunfossar si spengono nel crepuscolo. Il suono delle cascate svanisce lentamente, finché resta solo il vento. È l'eco del tempo, che ricorda come persino il silenzio sia parte della vita. E quando il fuoco e il ghiaccio si incontrano, il risultato è la vita. L'Atlantico del Nord è il punto in cui l'energia dell'interno della Terra incontra l'immensità gelida dell'oceano. Qui il calore crea movimento e il freddo dà forma. È l'alchimia della creazione. Le correnti marine nascono da queste differenze di temperatura. L'acqua calda risale dal sud, quella fredda scende dal nord. Questo continuo andirivieni muove nutrienti, ossigeno e vita. Senza di esso gli oceani sarebbero deserti. In mezzo a queste correnti si formano barriere di acque fredde, diverse dalle barriere tropicali, si estendono a centinaia di metri di profondità. Coralli duri, spugne e anemoni crescono in silenzio nelle ombre dell'Atlantico. Sono giardini invisibili che sostengono un'intera catena alimentare. Queste barriere ospitano migliaia di specie, piccoli crostacei, pesci che cacciano nella penombra e creature traslucide che sembrano fatte di vetro. Molti di questi esseri non sono mai stati osservati dalla scienza. Vivono in temperature prossime allo zero, nutrendosi di microrganismi trasportati dalle correnti. E tutto è connesso. Le balene si nutrono dei banchi formati dai nutrienti di queste barriere. Gli uccelli si tuffano dove l'oceano si rinnova e le foche cacciano nelle stesse acque in cui il fuoco sotterraneo riscalda il mare. Ogni elemento dipende dall'altro. È un ciclo invisibile che mantiene il pianeta in equilibrio. Gli oceanografi lo chiamano sistema termoalino, un insieme di correnti che muove l'intero oceano come se fosse un organismo vivente. Senza di esso, le acque smetterebbero di circolare e il clima della Terra cambierebbe per sempre. Ogni onda che tocca la costa è il battito di questo cuore blu. È per questo che ogni dettaglio conta. L'Atlantico del Nord è più di un mare, è un sistema che respira, un legame tra tutti gli ecosistemi del pianeta. E mentre il fuoco riscalda il fondale, la vita fiorisce in superficie. Dall'invisibile nasce l'essenziale. E se questo viaggio ti ha toccato in qualche modo, lascia il tuo like adesso. È un gesto semplice, ma aiuta YouTube a portare i nostri documentari a più persone per scoprire lo straordinario intorno al mondo. Qui le barriere fredde e le correnti oceaniche formano ciò che gli scienziati chiamano la culla dell'Atlantico. È il luogo dove la vita nasce, cresce e ritorna. Ogni ciclo, ogni respiro è l'eredità che il mare e il fuoco hanno lasciato alla Terra. E in questo equilibrio delicato la creazione continua.
Esistono luoghi dove la scienza tace e il silenzio diventa risposta. L'Atlantico del Nord è uno di questi, un incontro tra fuoco e ghiaccio, vita e vuoto, luce e ombra. Qui il pianeta è ancora in fase di scrittura. A ogni eruzione, a ogni disgelo, la Terra rinasce. Le forze che un giorno crearono il mondo sono ancora in movimento. Il fuoco modella, il ghiaccio preserva e l'oceano connette tutto. È il ciclo della creazione, che non si conclude mai. Gli scienziati lo chiamano fenomeno, i poeti miracolo. Ma forse sono la stessa cosa, perché a ogni scintilla, a ogni battito d'onda, la Terra sembra ricordare chi l'ha creata. E quando il sole sorge su Reykjavik, la città si risveglia su un suolo che ancora respira. Sotto i piedi degli islandesi, fuoco e ghiaccio continuano a danzare. E noi assistiamo soltanto alla creazione in tempo reale. Un pianeta che non ha mai smesso di nascere. Questo è il nostro pianeta, perché il mistero della creazione è ancora davanti a noi, nei suoni che il vento trasporta, nelle luci che attraversano il cielo, nelle acque che non smettono di muoversi. Tutto è ancora in divenire. E prima della prossima destinazione, verifica se sei già iscritto qui al canale Il Nostro Pianeta. Questo assicura che YouTube ti mostri ogni nuovo documentario e che tu continui a viaggiare con noi tra le destinazioni più straordinarie del mondo. Mentre il nord tace sotto il ghiaccio, a sud la vita si risveglia tra colori e calore, dove l'oceano bacia la savana e il creatore rivela un altro volto della Terra. Clicca ora sullo schermo e prosegui il viaggio nel prossimo episodio. Le meraviglie del Sudafrica, un luogo dove il creatore ha scambiato il freddo con la fiamma della vita. Ti aspetto lì, resta con me e scopri lo straordinario intorno al mondo. Un abbraccio e alla prossima avventura.